Giulia, che giorno è oggi? Spero non sia un altro giorno di Non so se vi è mai capitato di fare un viaggio con persone che fino a poche ore prima non esistevano nella vostra vita, cioè sconosciuti totali. A me succede spesso e ogni volta mi prometto che sarà l'ultima e ogni volta puntualmente non lo è. Perché nonostante tutto continuo a scegliere il rischio, continuo a mettermi in situazioni che non controllo, a fidarmi di chi non conosco e a partire senza sapere davvero dove finirò. Forse incoscienza, forse bisogno, forse solo paura del contrario. Paura di una vita ordinata, troppo prevedibile, sicura ma vuota. Perché sì, viaggiare così può andare male, può deludere, può farti sentire fuori posto e totalmente sbagliata. Ma non rischiare mai, non esporsi, non perdersi nemmeno un po', ecco, quella sì che sarebbe davvero una vita di merda. Lei è Frankie e no, non ci siamo conosciuti in un modo normale. Vai, racconta. Racconta come ti ho conosciuto. Per casualità quell'anno ero andata in Italia, in Calabria, in vacanza e stavo in macchina ascoltando il radio DJ. C'era questa intervista tua che dicevi che segue questo itinerario cicloturistico che si chiama AIDA, che significa Alta Italia da attraversare. Domenica parto da Trieste e arrivo fino ai confini con la Francia, quindi dopo Torino sul Montenegro, diciamo. Miglia. Verso le montagne, diciamo. Esattamente. sono andata su Instagram a cercarti e poi ho pensato di seguirti. Poi è successo 2023. Nel 2023 mi ospita a Zurigo una notte solamente, poi di nuovo distanza, silenzio, tempo che passa. 2 anni dopo ci dividiamo ad agosto, non so bene come, iniziamo a parlare di un viaggio insieme, sapendo di essere 2 persone completamente diverse. C'è da dire anche che questo viaggio per me era il primo dopo tanto tempo, ma è stato come se fosse il primo in assoluto, come se avessi dimenticato tutto e come se dovessi rimparare per l'ennesima volta tutto da capo. Ce la farà? Voilà! Insieme abbiamo pedalato da nord a sud lungo la costa est, da Olbia a Cagliari, attraversando una Sardegna completamente fuori stagione. È da lì che mi sono ricordata di tutte quelle piccole cose che non bisogna mai scordarsi in bikepacking. Quello che non trovi nelle guide e quello che impari solo quando parti. Bene, cominciamo. Allora, la Frankie è riuscita a liberare 2 kg di roba che si era portata via, che poi insomma si è resa conto che forse era un po' troppa. Doveva rimandare tutta questa cosa direttamente in Svizzera. Il problema è che Frankie non aveva la minima idea di come funzionino le poste italiane, soprattutto al sud. Sì, insomma, sai quando entri, molto meno quando devi uscire. Io questa storia già la sapevo, ma da brava amica stronza non ho voluto spoilerare assolutamente niente, perché alcune lezioni vanno veramente vissute e non vanno spiegate. Un'ora. Olbia è il punto di partenza. Secondo la tradizione sarebbe stata fondata dai greci e il suo nome significa fortunata. Non so se lo sia davvero, ma a partire da un posto che si chiama così non mi sembrava una cattiva idea. A parte quel tramezzino che ho preso al bar che mi è costato ben 3,50 €. Come di essere a Brasil. Frankie, dove siamo finite? Ci siamo incantate a guardare la Tavolara, che l'abbiamo cominciato a vederla da Olbia, non capivamo cosa fosse, quindi... Tavolara sembra finta, una montagna così buttata in mezzo al mare. Si vocifera ci siano un sacco di leggende, tipo che qui vivono le capre selvatiche con i denti dorati, che questa poi non è una leggenda, ce le hanno veramente, ma è perché mangiano l'eritriso, che è una pianta locale. E col tempo i denti chiaramente si colorano d'oro. Poi un'altra che mi è capitato di sentire è che racconta Tavolara come fosse una nave, quella del popolo dei Feaci, pietrificata da Poseidone per aver aiutato Ulisse a tornare a casa. In ogni caso, non è un posto che passa sicuramente inosservato. Vabbè. Direi che tanta roba.
Il bello della Sardegna fuori stagione è che praticamente i traghetti sono completamente vuoti, quindi ieri anche solo avendo un umile posto ponte di divanetti ce n'erano da vendere. Poi abbiamo trovato comunque un campeggio a tariffe discrete, tipo 12 euro. Niente. Allora, l'idea della Frankie, siccome non abbiamo i piatti, è di metterla dentro praticamente alla busta della rucola, così vediamo cosa viene su. Quindi stasera rucola e straccetti di soia, ci buttiamo dentro le lenticchie e in più anche, visto che non abbiamo l'olio, ci mettiamo il pesto. Un po' fiocchi di latte, Li no? mette dentro? Certo, proteina. Ah, che ci sta, madonna, mi fai diventare i quadricipiti come i tuoi. Minimo. Finalmente. Ehi, ti giuro, il mio allenatore ha detto: tu quando vai, tu ti mangi una barretta e di qua e di là, ehi, da lì e vado ancora più forte. Davvero? Veramente. Cioè quando stai andando in calo di zuccheri? Ti ciucci quella cosa. Certo. Vabbè, però anche quando tu vai in palestra. Minchia, però mangiarmi... Non mi sono mai mangiato un sacchetto di 125 grammi di rucola. Ma vai, non c'è grassi. Ho capito, però mica sono una capra. L'hai detto te, ne? L'unica cosa davvero tipica che riusciamo a mangiare sono i papassini. Ho regalato questi dolcetti tipici sardi per ogni santi. Andiamo, assaggio questo. Abbiamo attraversato così tanti paesini che a un certo punto ho smesso persino di ricordarne i nomi e ogni volta mi viene la stessa domanda: se fossi stata in macchina li avrei notati davvero? Non so se avrei rallentato, se mi sarei fermata, se avrei colto la loro semplicità e i piccoli dettagli. Come qui a Galtellì, un piccolo borgo arroccato su una collina tutta pietra e silenzio. Le strade lastricate consumate dal tempo e le case addossate una all'altra. Galtellì è fuori dalle rotte più affollate ed è uno dei posti che devi entrarci piano. Forse è proprio questo il bello di viaggiare così, cioè non è di collezionare luoghi, ma è proprio di attraversarli. Direi che siamo arrivati e sarà bello portare sulla bici. Abbiamo voluto il castello? Bene, pedaliamo. Facciamo la cena da principesse. Cibo di stasera abbiamo un po' di melanzane, zucchine prese alla cray, robiola e ceci. Tac. Oggi va così. Giornata lunga, un bel po' di dislivello e piove. Direi che oggi le abbiamo tutte e in più mi è partito anche il freno. What else? L'idea è di arrivare a Cagliari, però magari su un freno se trovo un meccanico prima meglio. Signore e signore, questa è la statale 125, una delle strade asfaltate più belle che abbia mai pedalato finora. Basta pensare che oltre queste montagne ci sono delle cale più belle del mondo. Solo che oggi non è giornata. Bad timing. Vabbè, torneremo, dai. Un'altra differenza tra me e Frankie è che lei attacca bottone con chiunque, anche con i pali. Non so come abbiamo fatto a raccattare uno svizzero sperduto, ma alla fine ci abbiamo anche guadagnato un tè caldo. Ok, perfetto, thank you. Siamo al Passo Genna. Guarda, Frankie sta attaccando un adesivo. Andiamo, ok, e siamo praticamente al top. Allora noi adesso stop qua e dobbiamo arrivare là, dove si vede il mare. C'è una teoria orientale che dice che nel male c'è sempre un po' di bene, yin e yang. È una questione di equilibrio.
Niente, oggi è andata un po' per le lunghette, purtroppo hanno cambiato anche l'orario, quindi ci sono meno ore per pedalare. Ci sono i pipistrelli che volano. Però stare con i pantaloni corti, io non è che muoio di caldo, però a fine ottobre tanta roba. Intanto in questo paese non c'è nulla, nessuno, strade completamente vuote, ci sono solo pizzerie e noi non avevamo voglia di mangiare pizza, però ce la stiamo mangiando lo stesso. E pensando a tutte le sfighe di oggi è quasi ironico che siamo finite proprio qui, uno degli ultimi campeggi aperti l'ultima sera prima della chiusura. Forse il bene non arriva come lo immagini, a volte arriva così. Per esempio, quello che è successo ieri è che dopo questa giornata così intensa, pioggia e quant'altro, ci siamo fermati in questo camping e volevamo appunto solo mettere la tenda. Poi in realtà ci siamo resi conto che molte casette erano libere e con il proprietario insomma abbiamo azzardato a chiedere insomma se fosse possibile andare dentro. L'abbiamo trovato ad un prezzo super stracciato. Scusa, la Frankie dice che non è che abbiamo visto. No, non è tanto, cioè sei tu che con quella faccia di cerchi sempre le occasioni, ma te non sei svizzera. Vabbè, ecco, quindi questa era la nostra casetta. E questo è quello che ci aspettava, uno di quei posti che se te lo raccontano non ci credi davvero finché non ci arrivi. Deviare alla fine è una delle migliori strategie che conosca. Questo posto ha un nome ben preciso. Arbatax. Arbatax è un nome che deriva dall'arabo e significa appunto 14ª torre. Questo luogo è famoso per appunto questa roccia rossa che è spettacolare, dovuta dall'ossidazione del ferro. Queste rocce sono formate già nella crosta terrestre 300 milioni di anni fa. E spettacolare, veramente. Non so cosa è successo oggi, ma sono le 3. Siamo sui pedali dalle 9 e abbiamo fatto 34 km. Allora, chiaro che anche la giornata di oggi è stata bella ricca di cose. Conad era pieno di gente perché oggi è il 31 di ottobre e poi abbiamo mangiato fuori, poi ci siamo fermate ancora per bere un caffè. Ora siamo cariche come muli e via, ultimi 15 km, se ci mettiamo 2 ore facciamo cagare. Cammello numero 1, cammello numero 2. Alla fine i chilometri non significano niente, 0. Non è quanto vai lontano, è cosa succede mentre ci stai andando. A volte sono pochi, a volte fanno male, ma ti restano molto di più di qualsiasi numero sul GPS. Cioè, quando mi dicono dove vorrei vivere nel futuro, è proprio questo. Cioè, avere il mare davanti, l'infinito, e non lo so, è un'emozione incredibile, questa sensazione di spazi aperti, di aria, di libertà. Quindi sì, probabilmente quando racconto alle persone il mio posto ideale è questo. Cosa c'è dopo il mare? Cosa c'è dopo quell'orizzonte, no? Quindi è solo la tua fantasia che può parlare. Mamma mia, che posto! Posso rimanere qua? Continuavamo a chiederci, ma dopo l'orizzonte che c'è? Ma certe risposte non arrivano pedalando, arrivano quando ti siedi, apri una birra e lasci che sia il posto a parlare.
Stiamo festeggiando il fine tappa di oggi, che praticamente non abbiamo fatto niente, però siamo qua in una spiaggia bellissima, in un posto bellissimo e festeggiamo. Ho appena guardato che come dove noi siamo adesso in linea d'aria, siamo in linea d'aria con Maratea. Che bello. Siamo scese bene bene bene. Abbiamo altri 2 giorni di pedalate e poi c'è anche la seconda parte. Avevo sbagliato strada, quindi alla fine ho dovuto affrontare una delle mie più grandi paure, che sono le gallerie. Che ci sta? E dove non sono riuscita a documentare perché, come dicevo, ero nel qui ed ora al 100%. Ora siamo a Tertenia, se non è Tertenia, non ricordo bene l'accento. E cosa succede ad una donna che viaggia in bici? Che arrivano quando non dovrebbero arrivare. Quindi oggi la Frank mi fa da badante e addirittura mi vuole fare aggiungere delle salite, capito? Perché non gliene frega un cazzo sostanzialmente, quindi nada, va bene. È proprio questo il bello di viaggiare in compagnia, un equilibrio sottile tra condivisione e sano, purissimo egoismo. Però poi succede questo, una discesa infinita, il mare davanti, il cibo in mano e all'improvviso ti passa tutto, la fatica e anche un po' l'odio. No, grazie. Menù al mare, menù la playa. Cosa abbiamo? Abbiamo busti di riso, edamame, hummus, pomodori. Là la gente che mangia, noi qua beat che non ci rompe le balle nessuno. E qua finiamo sempre per fare notte, ma c'è un cielo bellissimo a Villa Pizzi. Raga, io stamattina sono distrutta e oggi si arriva a Cagliari. Come stai, Frankie? Beato te. Nessun cicloviaggiatore te lo dirà mai davvero, che anche se non hai voglia di pedalare probabilmente lo dovrai fare lo stesso, non perché il posto non sia bello, ma perché il corpo è stanco, punto. La bici ti rende romantica, sì, ti fa credere che ogni giorno sarà epico, che ogni salita avrà un senso preciso, ma la verità è che non sei sempre al 100% e va bene così. E stiamo attraversando il monte dei 7 fratelli. Splenda, Che domenica! Ad un certo punto il corpo ti presenta il conto e mentre sei lì seduta su una sella pensi che forse la fatica qui è comunque migliore di tante altre. Non è eroismo, è solo scegliere quale stanchezza ti somiglia di più. E questa è l'unica fatica che riesco davvero a tollerare. Fine della cosa. Via. Grazie per Radio DJ. C'è, sì. Ascoltare Radio DJ. Ascoltate Radio DJ. Ascoltare Radio DJ si trovano amici, no? Mi sembra una bella cosa. Fate buone cose, sì. Io direi che vi conviene stare incollati allo schermo per un altro po', perché nel prossimo episodio vi porteremo lungo la traccia di Sardegna Infinita, un gravel loop a forma di infinito che attraversa una zona poco conosciuta e incredibilmente affascinante nei dintorni di Cagliari. Vabbè, non avevo neanche più parole. Non avevo più parole. Qua veramente arrivare con poi avere questa vista è una cosa bella, direi che top. Grazie. Top.